Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Ci troviamo nella città di Jerapetra, qui siamo davanti alla moschea e stamani ci siamo svegliati con l'intento di andare a visitare un bel laghetto che però aveva la strada tutt'altro che agibile e facile. Quindi molto rovinata. È stata una bella impresa. E abbiamo girato Charlie e siamo tornati subito indietro. Avete visto qualche immagine un po' così confusionaria, però niente, non era praticabile. C'era un solo camper all'inizio, poi dopo la strada però diventava molto molto brutta. Quindi siamo tornati nella città di appunto Jerapetra, perché è una città comunque che ha un po' della storia, oltre che un centro storico appunto bello e particolare. Quindi facciamo due passi. C'è una casa molto particolare che ora cercheremo di raggiungere. Che qui c'è l'insegna sopra di me. Lo spoiler è questo qua. Riconoscete questo tizio? Lo riconoscete senz'altro dalla postura della mano sotto la camicia. Stiamo parlando di Napoleone e questa dietro di noi è la casa di Napoleone a Creta. Speriamo che l'audio sia buono perché oggi tira un vento gelido, è una roba impressionante, ci siamo dovuti mettere addirittura il giacchetto. È tornato freddo, sono 2 o 3 giorni che si sono abbassate le temperature. Mannaggia, stavamo bene prima anche in manica corta. Jerapetra è famosa per essere stata un covo di pirati, pensate un po', durante il periodo romano. E proprio qui fu il luogo dove Napoleone si fermò, proprio in questa casa, ritornando dall'Egitto, dalla famosa campagna d'Egitto nell'anno 1798. E questa casetta dove lui visse in quel periodo è visitabile, ma non in questo momento, perché è chiusa con la sbarra ed il lucchetto. Probabilmente, abbiamo pensato noi, la aprono solo in piena estate. E comunque Napoleone doveva essere basso perché io ci picchio alla testa. Doveva essere basso, no? Forse questa figura è a figura intera. Mi arriva alla spalla. Ci spostiamo in questo dedalo di stradine strettissime che sono poi una delle caratteristiche del centro storico della cittadina. E ci affacciamo sul porto. E chissà che questo non sia stato il veliero di Napoleone, visto che era piccolino, aveva la barchetta piccolina. Ma forse questa era quella che usava quando faceva il bagno nella vasca, come giocattolo. Come siamo strulli, eh? Come povero Bonaparte, non lo prendiamo così in giro, dai. Qui abbiamo tutto il porticciolo, una baia molto protetta, siamo anche sotto vento e qui il vento è meno invasivo. Uscendo da quello che è proprio il puro centro storico di Jerapetra, quell'intricata fitta rete di stradine in tutto e per tutto medievali, arriviamo qui sulla baia principale e alla mia sinistra dietro potete vedere la fortezza veneziana. Ora ci avvicineremo per vederla un po' più da vicino. Siamo arrivati di fronte alla fortezza veneziana, proprio questa qui alle mie spalle. Come vedete è a pianta rettangolare che è stata con grande orgoglio costruita dai nostri connazionali veneziani. In tutta Creta ci sono molti edifici, molte opere costruite dai veneziani. Sono stati qua e hanno costruito questa opera tra il XIII e il XV secolo. Ovviamente era un baluardo sul mare e proprio per questo è stata più volte anche oggetto di incursioni da parte dell'impero ottomano. Questo è l'ingresso principale alla fortezza, che oggi è la sede del museo archeologico, però abbiamo letto che è chiuso per restauri. E nel frattempo guardate che nuvoloni minacciosi all'orizzonte. Qui abbiamo l'affaccio sul mare, vedete era proprio posizionata in maniera molto strategica.
Questa è la parte più moderna di Erapetra, la parte più turistica, dove ci sono hotel, bar, ristoranti. Ora, oggi con questa giornata non è che se ne veda tanti di turisti, perché effettivamente è freddo e in più sta arrivando un fronte d'acqua non indifferente, ci sono gran nuvole nere. Quindi noi, prima di prendere una giubbata d'acqua, proprio così, come si dice in Toscana, torniamo dal nostro Charlie. Anche perché si sta avvicinando l'ora del pranzo. Soprattutto. Non lo menzioni un pranzo? Sì, ho pagato il cielo per dirgli guarda, fai venire un po' di certo. maltempo così si avvicina il pranzo. Tzatziki, siamo in Grecia. Pita! La pita, pomodori, mozzarella, le olive di Kalamata E i tipici involtini quelli buoni greci, della Grecia. riso dentro le foglie di vite. E i tickets che sbafano tutto. Non abbiamo dubbi. Buon appetito. Buon appetito e ci vediamo più tardi. Siamo ripartiti ragazzi, a poca distanza da Ierapetra già troviamo un po' un altro mondo. Cambia sostanzialmente il paesaggio abbastanza veloce. Qua il mare molto vicino a noi, di là da quelle montagne l'altro mare, ovvero il mare a nord di Creta, perché pensate che in questo punto esatto dell'isola si riduce tantissimo l'altezza dell'isola di Creta e fra costa sud e costa nord ci sono solo 15 km. Nel frattempo ci sono queste nuvole che vanno e vengono, in questo momento sono venute e rendono tutto un po' grigio scuro. Tentiamo sempre di fare le riprese per farvi vedere al momento giusto la natura con il sole, i paesaggi, quello che troviamo con il sole, ma purtroppo sono riprese real, quindi non è che noi modifichiamo nulla. Quando passiamo purtroppo se si annuvola la giornata, gioco forza le vedrete senza sole. Ci dispiace perché sapete bene che sia le foto che i video con il sole hanno tutto un altro impatto. Infatti una delle particolarità di quest'isola è che da nord a sud, da est e da ovest il meteo può cambiare radicalmente. Da una parte può essere freddo e piovoso, dalla parte opposta caldo e soleggiato. Esempio qua. Abbiamo fatto un piccolo pit stop per fare il carico dell'acqua da una fontanella che abbiamo trovato su strada. Quindi ora di nuovo in marcia e andiamo a un paese che si chiama Ziros. L'arcobaleno ragazzi! Ne abbiamo già visti tantissimi qui a Creta, perché come vi dicevamo il tempo è variabile, passano questi nuvoloni, magari fa un po' di pioggia, poi vanno via, poi viene il sole, quindi abbiamo visto degli arcobaleni spettacolari. Adesso c'è questo nuvolone qui e sta scaricando la pioggerellina, per quello c'era l'arcobaleno, però guarda che picco, che pix, è veramente incredibile. E si spera che non venga giù perché questa è friabile. E quanto alto, e quanto è alto. Another day, neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day.
per dirla alla greca? Efaristo. E fare sto. E come si risponde? Paracalò. Allora hai studiato, bravissimo. Basta non rispondere mirminchia, quelle ormai le abbiamo zero archiviate. Ve le ricordate il primo giorno della Grecia, le minchia? Quando siamo scesi dal traghetto, ve le ricordate? Che risate. Che ci segue da tanto saprà di cosa parliamo. I nuovi arrivati, andate a vedere il primo video dell'anno scorso, quando siamo arrivati in Grecia. Che risate ragazzi, con queste minchia. Why do I feel so empty deep within? Ci presti come in Toscana. Arriva il gladiatore. Eyes on the goal, don't lose control. Con questo paesaggio ci aspettiamo che da un momento all'altro escano gli indiani a cavallo dalla collina, ragazzi. A me fa questo effetto, mi sembra di rivedere i vecchi film western, con l'indiano che da lassù con le penne al vento ci punta. Te lo fate questo? Arriva fratello Charlie. Dicono, no, ma è Charlie, vai. È Charlie, lo conosciamo. Aprite il barco. Avanti tutta. Ed ecco in lontananza il paese di Ziros, proprio quello che volevamo raggiungere, con queste montagne che fanno da cartolina proprio intorno e la luna piena dietro, bellissimo. Pensavo fosse il paese di Sancho Panza. Questa è la quantità di vento che c'è, lo vedete dalla bandiera, ancora un bel po'. Ma l'applicazione Windy ha promesso che fra domani e domani l'altro cala la situazione vento, quindi noi siamo fiduciosi. Buongiorno da Ziros. Buongiorno amici, siamo già colazionati, già cinturati, pronti a partire per questa nuova strada che ci aspetta. Ci aspetta una strada molto bella e panoramica che regalerà senz'altro delle emozioni fortissime, quindi ci mettiamo subito in viaggio. Visto che ci sono le nuvole, noi andiamo sopra le nuvole, quindi saliamo, facciamo come gli aeroplani e vogliamo sopra. Continua la ricerca degli indiani fra queste montagne, come ieri, perché il paesaggio è da film western. Caprette, ciao belline! Guardate quel paesino dove è arroccato. E laggiù scorgiamo il blu dipinto di blu e la strada porta ovviamente sul mare della parte est. Gli indiani hanno davvero poco ad arrivare. Ma che paesaggio che c'è! Guardatevi, giro la GoPro, il mare anche di qua, mare, ecco là si vede bene perché è illuminato dal sole. Siamo su un'isola. Io sto parlando con Fede e sono convinta che in questa zona ci siano stati girati diversi film western, perché queste scene me li richiamano. Quindi se qualcuno di voi è un filmografo o si intende insomma di queste zone, fateci sapere nei commenti se veramente questa natura, questi scenari sono stati oggetto appunto di scene di film. E wow, non saprei come altro esprimermi. Con questo nuvolone nero qui sopra, di qua il sole, c'è veramente un'atmosfera surreale. Tutto senza parapetto, quindi bisogna fare molta attenzione. Vero.
E soprattutto al momento 0 veicoli, Ma ci credo! 0 veicoli incrociati. Giusto i pazzi scatenati dei tickets vengono qua giù. Infatti la nostra sosta notturna di questo paesino era voluta, era tattica, perché stamattina volevamo affrontare subito questo pezzo di strada con la luce del sole che si alza la mattina da questo lato, perché il pomeriggio poi va di là e sarebbe stato in ombra. Però purtroppo c'è la nuvola, però ogni tanto quando esce il sole c'è una luce, mamma mia, che è favolosa, fotografica, spettacolare. Questo ragazzi è tutto il percorso che dobbiamo fare adesso. Ci siamo fermati a fare delle foto con il sole che va e che viene. Sì. Ora c'è il tratto di strada, quello più impicchiata, dove si va giù come le zucche. Speriamo non tanto giù. C'è addirittura, ragazzi, un'area picnic, guardate che panchina sul mondo, Direi una bella vista, mamma Che ristorantino, guarda là, tavolino, guardate carino. Ragazzi, una macchina, che miraggio! Che emozione! Stiamo incrociando un essere umano, che emozione! Allora non siamo soli! Troppo forti, siamo rimasti scioccati perché in chilometri nessuno, l'unica macchina quella. Quella lì che vedete, quella striscia diciamo rossastra che va fino agli scogli laggiù, è la spiaggia di Xero Campos, prende il nome proprio dalla gola e dalla località. Ci siamo fermati un attimo sulla strada ad ammirare il paesaggio, ragazzi. Siamo entrati leggermente nell'interno, stiamo costeggiando la gola di Zakros e si è aperto un panorama, lo so che diciamo sempre meraviglioso, stupendo, eccezionale da un'ora a questa parte, però è meraviglioso, ragazzi. È veramente questa terra rossa, porosa, crea delle caverne, dei fori nella roccia eccezionali. Questo nome mi fa venire in mente un fumetto di Sergio Bonelli. Vediamo i più attenti se indovinano a chi mi riferisco. Questa è una chicca, è una chicca per pochi. Non per tutti. Zakros, è un nome simile. Vediamo se indovinate, scrivetelo nei commenti. Ma il passaggio è quello, Siamo proprio dentro al Kenya. Ma è la stessa gola, che prosegue. Guarda la roba. Pazzesco, guarda quegli alberini lassù dove sono nati. Ma ci sono le capre? Le capre si arrampicano ovunque. Stavo guardando. Ritorniamo vicino alla civiltà, quello che vedete è il paese di Zakros, appunto, quello che dà di fatto il nome alla gola. Stretto. Ci siamo fermati lungo strada, riempiamo le nostre borracce perché qui l'acqua è veramente buona, è anche bella fresca, vero? Molto fresca. Ne approfittiamo, c'è anche una mappa, vi facciamo vedere un po' la zona per farvi capire meglio dove ci troviamo. Noi ci troviamo qui. Questa innanzitutto è la zona di Zakros, ma si chiama anche Sitia Geopark, tutta questa zona, quindi pensate un po' quanto c'è da vedere. Roba naturalistica pazzesca, percorsi trekking incredibili e come dicevo noi ci troviamo qua.
Quindi noi cerchiamo di visitare quella che è questa super penisola che si protende qui nel mare Egeo. C'è questa strada che costeggia la parte est, noi vogliamo cercare di arrivare, non sappiamo la strada se è in buone condizioni, sembra di sì, sembra asfaltata. Vogliamo cercare di arrivare qua su, sulla punta estrema della penisola, poi fare un pezzetto di nuovo sulla stessa strada a ritroso e poi praticamente invece di tornare dalla parte est andare verso ovest, quindi costeggiare la parte nord dell'isola di Creta e proseguire appunto, come dicevo, verso ovest. La città più grande è Sitia, che se non sbaglio è la terza dopo Heraklion, Chania e Retimno, o la quarta insomma. Attraversiamo un'altra cittadina che si chiama Paleocastro. Sitia vai, vedi? Sitia vai. Grande, è dotato di mini market, panetterie. Qui c'hanno la carne, butchers, il macellaio. E vai! E vai! Come vai? Come vai? Vai, vai. C'è scritto lì, vai! Metoni, vai. Vai! Metoni. Ma dai, è Metoni. come in italiano, ragazzi! Ma dove vai? Ma dove- Abbiamo cambiato nazione. Ma sei sbagliato, siamo in Tunisia, ragazzi! Ci troviamo in un palmeto! Oh, Guardate che roba! ci sono le rocce verdi. Rocce verdi, colori brillantissimi con il sole e Che bello. un palmeto eccezionale! Guardate che roba! Wow. Ma dove vai? E si chiama proprio Vai, questo è lo spoiler. Ora vi spieghiamo tutto appena arriviamo. Intanto- Questo era un posto top da non perdere. Che posto assurdo. E non c'è nessuno. Siamo arrivati a destinazione, però prima di mostrarvi il luogo fantastico in cui siamo parcheggiati, facciamo il pranzo perché abbiamo fame e ci facciamo Ma hai rotto le scatole perché No. volevi mangiare e volevi la pasta e quindi la pasta. mi sono dovuta mettere all'opera. È da tanto poi che non mangiamo più la pasta. Piccino, lo vedete smunto, lo vedete smagrito, non mangia mai. No. Siamo praticamente a fianco alla spiaggia e quindi ci vuole un qualcosa con il pesce. Bello. Abbiamo comprato qualche giorno fa dei gamberetti surgelati, l'avevamo messi nel congelatore e quindi ci è venuto in mente questa cosa. Facciamo una pasta con le zucchine e i gamberetti. Spettacolo, ho già l'acquolina in bocca. Speriamo venga bene, Non entra nella Che padella. padellata di roba. Non entra nella padella. Alla fine abbiamo scelto i paccheri, così si riempono belli al suo interno con i Lo sentite come le descrive? con Lo i sentite? gamberi, i gamberi saltano dentro, Gamberetti. per- gamberetti saltano dentro, fanno il salto da zucchina e poi saltano direttamente nella nostra panza. Con pure la scorza di limone e un pizzico di pepe. Ed eccoci arrivati alla Palm Beach. Guardate che meraviglia, dove siamo arrivati!
Come annunciato prima con una battuta, ci troviamo a Vai. Questo è il nome di questa zona e soprattutto della spiaggia, perché siamo a Vai Beach. In tutta questa zona, e come potete vedere dietro le mie spalle, c'è una foresta di palme da dattero che arrivano fino alla spiaggia. La specie della palma si chiama Phoenix theodrasti. È una specie molto particolare che si trova soltanto in questa zona. C'è anche una leggenda che narra che i pirati, diciamo così, attraccati su queste spiagge avessero portato questa palma e l'avessero impiantata in questa zona, ma ai noi rimane soltanto una leggenda, perché poi gli studiosi hanno visto bene che questa è una pianta endemica, cioè una pianta che è proprio di qui, nasce da qui e è sempre stata da secoli su quest'isola. È una zona molto particolare, c'è un ristorante, adesso è chiuso. Se volete venire a cercare un po' di fresco e a fare le foto esotiche facendo credere ai vostri parenti che siete arrivati alle Maldive, vi assicuro che questo è il posto giusto. Ora purtroppo noi oggi siamo stati un pochino sfortunati perché il sole va e viene, ma vi assicuro nei momenti in cui c'è il sole pieno, con queste palme alle mie spalle, questo mare cristallino, la spiaggia di un colore molto particolare, veramente sembra una cartolina maldiviana. Per darvi un'idea delle dimensioni, questa foresta conta più di 5.000 esemplari per una superficie di circa 20 ettari. Salutiamo la bellissima spiaggia di Vai. Una nota che non vi ho detto prima: Vai significa proprio palma. E quindi? È da lì che nasceva la battuta, a Fede gli facevo vai, vai, vai. Dove vai? Vai a Vai. Se avrete la fortuna di vederlo con il pieno sole, probabilmente renderà ancora di più il paesaggio esotico da cartolina. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in parte, però ci accontentiamo e siamo fortunati comunque ad averlo visto. Purtroppo a causa del forte vento, ragazzi, non vi abbiamo potuto far vedere le riprese della foresta di palme dall'alto, perché è veramente molto molto forte. Vorremmo evitare che ce lo portasse in Libia il povero Atlas, cioè il nostro drone, quindi vi dovete accontentare delle riprese a terra. Prosegue il nostro itinerario verso la punta estrema della penisola. Intanto lì si vede un sito archeologico su quella collina, un'altra spiaggetta qui sotto e una strada che probabilmente ha avuto dei problemi di frane. Considerate che siamo entrati all'interno, c'era un cartello lì, non ho fatto in tempo a riprenderlo, siamo entrati, come vi dicevo, dentro un geoparco. Abbiamo approfondito il nome e questo geoparco e tutta questa zona naturale si chiama Kiriamadi. Il parco di Kiriamadi. Ecco che là in fondo, dopo l'azzurro del mare, anche se ora è un po' grigiastro, vediamo l'isoletta di Elasa, che invece è illuminata dal sole. Noi no, maledetta. Ovviamente sto scherzando, guardate che meraviglia. Anche qui i paracarri zero, mamma mia. Zero guardrail, non c'è nulla. Probabilmente qui non c'è assolutamente niente, perché stiamo attraversando questa punta, questo territorio desertico, Sì. perché è una specie di istmo di terra che è raddoppiato, come se fosse un clone di se stesso. Sì, è vero. Perché c'ha questa parte che poi si ripete, è incredibile. Siamo... Ah, ma qui c'è la strettoia. Esatto. Abbiamo il mare di qua e di là. Ecco, questo è il primo punto dove stringe tutto e qui è una meraviglia, ragazzi, perché abbiamo il mare di qua a sinistra e il mare a destra. La spiaggia alla nostra sinistra, guardate, bello mosso il mare, che colori. La strada di fronte, il niente del west, perché sembriamo veramente questi colori nel west, continuo a ripeterlo,
E questa è la parte a destra con l'isoletta che vi dicevo. Si può riprende? Certo. Sono tante roulotte stanziali, Sì, queste probabilmente sono stanziali. Guardate qui che baia, che mare, che azzurro. Se non vi bastasse questo piccolo istmo, ora ve lo ripetiamo. Esatto. Perché ora ce ne sarà un altro, simile, molto simile a questo. Veramente questo, se voi cercate un'oasi di pace, qui la trovate. Guardate che rocce Mamma mia, particolari. assurde. Che stratificazioni, guardate gli strati delle rocce. Che militare alla forza finisce qui. Vabbè, torno indietro, faccio manovra qua. Niente ragazzi, negativo, c'era un segnale di stop, non capivamo, ripetuto dopo l'ultima curva che abbiamo fatto e improvvisamente abbiamo visto divieto perché c'è area militare. Purtroppo questa punta, diciamo così, di questa penisola l'hanno interdetta e è riservata, diciamo, alla zona militare, tant'è vero che in fondo abbiamo visto una garitta, come si dice, un gabbiotto, e quando siamo arrivati è uscito il militare immediatamente. Col mitra in mano, quindi abbiamo fatto subito un bersaglio. Quindi abbiamo fatto così, ci siamo scusati, non ci ha detto nulla, però Fede poi ha fatto subito manovra per fare retromarcia, insomma. Abbiamo letto infatti informazioni perché non ci tornava molto questa cosa della strada, anche perché nella mappa precedente, lì alla spiaggia di Vai delle Palme, c'era il disegno della mappa con la strada che arrivava in cima proprio alla punta, al capo, diciamo, della penisola. E invece abbiamo letto nel web che è una base militare con tanto di posto di blocco, quindi l'ufficiale, insomma, quel signore che è uscito dal gabbiottino, altrimenti, insomma, penso che non sarebbe stato contento. No. Noi ci siamo fermati un po' a distanza, Poi vagliela a spiegare. vagli a spiegare che siamo turisti, eccetera eccetera, insomma. Stiamo tornando indietro praticamente e raggiungeremo, probabilmente non stasera, ma almeno domani, la città di Sitia, quella che vi dicevamo prima, la città un po' più grande sulla costa nord. Visto che comunque la luce sta calando, cercheremo un posto per la notte. C'è un monastero qui vicino che abbiamo dato un'occhiata su Park4Night, ha un parcheggio a fianco. Ora il monastero è in chiusura, abbiamo visto l'orario, però pensavamo di sfruttare il parcheggio del monastero stesso, che sembra anche riparato dal vento. Eventualmente daremo un'occhiata al monastero domani mattina. Che scogliere! Le chiesettine sono ovunque. Ecco che scorgiamo il campanile in avvicinamento del monastero di Top Low. Sì, diceva qui alla chiesa. Siamo arrivati nel parcheggio dietro la chiesetta e di fronte al monastero di Top Low. Fra i belati delle pecore, ragazzi, il video finisce qui. Noi vi salutiamo perché siamo un attimo fusi. Domani proseguiremo il tour. Quindi non mancate di seguirci, iscrivetevi al canale, grazie. Super like, perché oggi ne abbiamo bisogno più che mai. Un mega salutone e abbraccione, grazie di essere stati con noi fino a qui e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi! Ciao, Ciao a tutti! ciao da Tickets!